Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un hotel fantasma, ma non di un hotel fantasma qualunque. Un hotel, un posto particolare dove avvengono degli sbalzi temporali non indifferenti. Ma prima di iniziare questo video, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare, di mettere un bel like e di condividerlo su tutti i vostri social. Ma ora diamo inizio a questa avventura, raga, let's go! Tutto ebbe inizio in modo del tutto casuale nell'ottobre del 1979, quando due coppie di sposi della città inglese di Dover partirono insieme per fare una vacanza con l'intenzione di attraversare la Francia e la Spagna. Geoff e Pauline Simpson e i loro amici, Len e Cynthia Sisby, salirono su una nave che li condusse per la Manica fino in Francia. Una volta giunti sul posto, noleggiarono un'auto e si diressero verso sud. Alle 21:30 però di quella stessa sera, ovvero il 3 ottobre, cominciarono a sentirsi stanchi ovviamente a causa di questo lunghissimo viaggio e cercarono appunto un posto per poter passare la notte. Una volta usciti dall'autostrada, infatti, cercarono subito un hotel e non tardarono a trovarlo, perché ne trovarono uno con l'aria addirittura molto elegante. Len entrò per primo e nell'atrio trovò un uomo con un'uniforme strana, con un'uniforme di color prugna, un rosso particolare. Quest'uomo disse a loro che non c'erano stanze libere in quell'hotel, però più a sud, sempre lungo quella strada, avrebbero trovato un motel. Len ovviamente a quel punto lo ringraziò e tutti quanti si rimisero in viaggio. Durante questo tragitto però ad un certo punto la strada da asfaltata divenne praticamente quasi sterrata, infatti tutti quanti rimasero stupiti, ma non solo per quella strada che a un certo punto cambiò completamente, ma anche per tutti gli edifici che passarono. Ad un certo punto videro anche un cartello che faceva pubblicità ad un circo. Era molto all'antica, disse Pauline, ed è proprio per questo che ha suscitato in noi così tanto interesse. Ad un certo punto però, durante il proseguimento su questa strada, i turisti videro un lungo e basso edificio con tutte le luci delle finestre accese. Ma non videro solo le finestre, perché videro anche delle persone che praticamente erano affacciate sul davanzale che guardavano. E quando Cynthia chiese a loro delle informazioni, risposero che il posto non era un motel, ma era un'osteria. A questo punto i ragazzi per forza di cose dovevano rimettersi in viaggio per l'ennesima volta, fino a quando improvvisamente videro due costruzioni, una stazione della polizia e un albergo. Appena entrati notarono subito che era fatto completamente in legno massiccio. Su tutti i tavoli non era presente alcun tipo di tovaglia ed era privo di qualsiasi comfort, come ad esempio telefoni e ascensori. Ma raga, le stanze non erano meno strane. I letti infatti avevano lenzuole pesantissime ed erano privi di cuscini. Ma non è finita qui, perché le porte non avevano le serrature, ma avevano dei semplici paletti di legno per chiuderle. Infine la stanza da bagno che le due coppie dovettero condividere avevano tubature molto vecchie, molto antiquate. Comunque, dopo aver notato tutti questi dettagli, tutte queste cose strane, si misero a mangiare e una volta finito si ritirarono nella loro stanza e si addormentarono. Si svegliarono di mattina che sembrava un orario abbastanza tardo, perché c'era il sole che praticamente filtrava già nelle loro finestre. Sì, è vero ragazzi, ho detto finestre, ma in realtà non erano finestre, erano delle semplici persiane di legno senza alcun tipo di vetro. Una volta che si prepararono e si sistemarono per la giornata, andarono subito nella sala da pranzo per consumare una colazione solo con un caffè nero e orribile, ricordò Geoff. Mentre erano ancora a tavola, però, notarono una donna con un abito di seta nera e un piccolo cane che si mise a sedere proprio davanti a loro. Era strano, aggiunse Pauline. Sembrava che fosse appena tornata da un ballo, ma erano le 8 del mattino. Non riusciva a staccarle gli occhi di dosso.
Ma a questo punto anche 2 gendarmi entrarono in questa stanza. Erano completamente diversi da tutti i gendarmi che abbiamo visto in qualsiasi altra parte della Francia, testimoniò Geoff. Le uniformi sembravano molto antiche, i poliziotti indossavano divise blu scuro con dei cappi sulle spalle e capelli molto larghi a punta. Nonostante queste stranezze, però, le 2 coppie si divertirono e quando furono rientrati nelle loro stanze, i 2 mariti scattarono separatamente delle foto alle loro rispettivi mogli davanti alle persiane completamente chiuse. Prima di partire, però, Lane e Geoff chiesero a questi poliziotti strani, ecco, chiamiamoli così, quale fosse la strada migliore per raggiungere Avignone e il confine spagnolo. Questi poliziotti ebbero l'aria di non capire cosa stessero chiedendo e soprattutto di non capire il termine autostrada che i turisti avevano appena chiesto. I turisti di primo acchito pensarono di non aver pronunciato bene quella frase in francese. Le indicazioni che alla fine questi ragazzi ricevettero non li soddisfarono molto, perché avrebbero dovuto seguire su una vecchia strada fuori dal loro itinerario. Decisero infatti di prendere una cartina topografica e di prendere una via più diretta lungo la statale. Dopo che i loro bagagli furono stati caricati in auto, Lane rientrò per andare a pagare il conto, ma qui lui rimase di stucco perché il direttore gli chiese soltanto 19 franchi. Pensando naturalmente a un errore, a un equivoco, Lane spiegò che erano in 4 e avevano consumato anche un pasto, ma a quel punto il direttore si limitò semplicemente ad annuire. Lane a questo punto, rimanendo ancora più scioccato, mostrò il conto ai poliziotti che erano ancora lì, che gli dissero di stare tranquillo perché non era stato tralasciato assolutamente nulla. Lane a questo punto pagò immediatamente in contanti e si diresse subito all'uscita con l'idea che magari potessero cambiare idea. Al loro ritorno, dopo aver passato 2 settimane di vacanze in Spagna, le 2 coppie decisero di fermarsi nuovamente proprio in quell'albergo, anche perché là avevano passato momenti indimenticabili ed era veramente molto economico, molto conveniente. Durante questo lunghissimo viaggio, ad un certo punto si ritrovarono ovviamente sempre su quella stessa strada. La notte era piovosa e fredda, era di scarsa visibilità, ma riuscirono comunque a trovare quella deviazione che avevano preso in precedenza. E notarono infatti lo stesso manifesto del circo che avevano notato precedentemente. Sì, certo, è la strada giusta, osservò Pauline. Lo era infatti, ragazzi, ma non c'era più nessun albero e nessun tipo di edificio, e tantomeno non c'era più neanche quell'albergo. Convinti però di esserci passati davanti senza notarlo per qualche strano motivo, per una distrazione o per qualcos'altro, tornarono indietro fino al motel dove avevano incontrato quell'uomo in uniforme color prugna, di quel rosso particolare, vi ricordate? Il motel in quel punto c'era, ma non c'era più l'uomo vestito così stranamente, e l'impiegato che trovarono negò che un uomo così ebbe mai lavorato là. Pensate che si misero a rifare la stessa strada per 3 volte alla ricerca di qualcosa che prima avevano visto e addirittura c'erano stati e ora non esiste più. Un qualcosa che era svanito nel nulla senza lasciare alcun tipo di traccia. Ormai scoraggiati, stanchi, stravolti, si diressero verso nord e pernottarono in un albergo di Lione, ma lì trovarono qualcosa di ben diverso da quello che avevano trovato all'epoca, ovvero stanze con comfort moderni e che con la colazione e il pranzo avevano pagato 247 franchi. Ma qua, ragazzi, cominciano a esserci delle cose davvero strane, perché al loro ritorno a Dover, Jeff e Len fecero sviluppare i propri rullini fotografici, e pensate un po' che in entrambi i casi le fotografie dell'albergo, una soltanto di Geoff e 2 di Len, si trovavano a metà rullino, e quando andarono a ritirare le loro foto, quelle scattate all'interno di quell'hotel mancavano, c'erano tutte le altre tranne che quelle.
Ma un'altra cosa strana è che quei negativi erano tutti integri, non c'erano negativi rovinati. Gli sbalzi temporali, infatti, non avevano lasciato alcun tipo di traccia nelle loro macchine fotografiche. Infatti ogni pellicola aveva per intero ogni sua singola posa. In realtà, raga, quelle foto è come se non fossero mai state scattate, ma tranne che per un piccolo particolare che notò un giornalista televisivo dello Yorkshire. C'era prova del fatto che la macchina fotografica aveva cercato di riavvolgere la pellicola a metà del rullino. Ragazzi, questa è l'avventura che hanno vissuto queste due coppie di amici, che per ben 3 anni non parlarono di questi sbalzi temporali di cui furono stati protagonisti, fuorché ai loro amici e ai loro familiari. Pensate che un loro amico trovò un libro da cui risultava che i gendarmi da loro descritti portarono quel tipo di uniforme prima del 1905. Alla fine, per un motivo o per l'altro, un cronista di un giornale di Dover venne a sapere di tutta questa storia e pubblicò appunto questo servizio. Più tardi una stazione televisiva locale produsse una costruzione sceneggiata dell'episodio. Nel 1985 però uno psichiatra di Manchester, Albert Keller, ipnotizzò Geoff per vedere se fosse in grado di ricordare qualcosa di più di quello strano evento, ma anche pur essendo sotto ipnosi non aggiunse nulla di nuovo a quanto ricordò consciamente. Jenny Randall, uno scrittore inglese, fece una ricerca su quella strana faccenda e si chiese che cosa avvenne realmente ai 4 viaggiatori nelle campagne francesi. Furono vittima di sbalzi temporali? Se fu così, perché allora il direttore dell'albergo non parve sorpreso per il loro veicolo e i loro abiti, diciamo, futuristici? E come mai accettò le loro banconote del 1979, che senza dubbio sarebbero sembrate strane a chiunque vivesse indietro così tanto nel tempo? I viaggiatori, forse i viaggiatori del tempo, non riuscirono a dare nessuna spiegazione. Noi sappiamo soltanto cos'è successo, proclamò Geoff. Ragazzi, dopo quello che vi ho appena raccontato non si seppe più nulla di questa storia. E come tutte le storie di misteri, anche qua dentro c'è un mistero irrisolto. Un mistero che probabilmente non risolverà mai nessuno. Ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Mettetemi nei commenti delle vostre idee. Ecco, che cosa ne pensate? È successo davvero? Intanto, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividere questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo invece prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!